Carissimi amici, benvenuti in questo nuovo episodio dove piove al contrario. Sasha aspetta che... Cadono, io ho la ripresa e divento famoso. Ultimo selfie a Moher. Oh, ma qua abbiamo un intero aereo? Cambiamo mezzo definitivamente. C'è alta marea, noi scappiamo. Al mattino presto lasciamo Galway e i suoi pub e ci dirigiamo verso la più famosa scogliera d'Irlanda. Ma prima di arrivare, la strada ci riserva qualche sorpresa. Andiamo a vedere questa meraviglia qua. Andiamo a vedere il castello di Dunguair. Sicuramente non si pronuncia così. Ma castello a parte, questa baia qua è stupenda. È un po' peccato che c'è la bassa marea. Ma la strada è trafficatissima. Questo castello è conosciuto soprattutto per la sua posizione molto scenografica. Costruito più di 500 anni fa, ha cambiato tantissimi proprietari. Oggi però è possibile qua fare i banchetti, quindi se vi volete sposare, quale location meglio di questa qua? Cresce pure la camomilla gigante. Il castello non è visitabile all'interno se non per i banchetti. Potete fare un giro attorno liberamente. Ci sei? Ma effettivamente, come dice Maya, un po' assomiglia alla palude di Shrek. Dai, andiamo a vedere com'è dietro. Sempre con le Crocs che fanno tanto male alla mia schiena. Ok, Ce la fai? ci sono. Wow! Volevo dire che qua sicuramente fa fresco, ma qua sempre fa fresco. Ci sono i rovi che cercano di trattenermi in questo posto. Castellup fatto. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Permanenza media 4 minuti. Però ci sta. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. E qui le pecore cominciano a essere sostituite dalle mucche. There is nothing to find. Abbiamo fatto un incredibile salitone di 12% e ci siamo trovati in Alto Adige. Valpusteria. Cliffs of Moher. Per ora soltanto parcheggio. Pronta? Sono pronta. E una volta pagato il biglietto di ingresso di 12 euro a persona potete anche rimanere a dormire. Un naturalista, ma anche giornalista e ecologista serbo, Jovan Medovic, ha definito questo posto natura nella sua forma originale. Sì, è un posto sfruttato per il turismo, ma questo non ha niente a che vedere con la bellezza della natura. Ma la cosa che ci ha incuriosito di più è l'origine di questo posto, perché 300 milioni di anni fa qui c'era soltanto la delta di un fiume. Poi con il lavoro congiunto dell'acqua, onde, vento, sabbia, si depositavano i sedimenti e pian pianino crescevano fino a questa altezza qua, che adesso diciamo siamo oltre 200 metri o 217 per essere più precisi. Ma la cosa ancora più curiosa, che per fortuna non vedremo oggi, che nelle giornate ventose il mare va a sbattere contro la scogliera e con la forza del vento l'acqua si alza, quindi una volta si alzava la scogliera, ora piove al contrario. Beh, non so se la vista è più bella di qua o da questa parte. Non bisogna assolutamente fermarsi all'inizio, ma continuare a camminare finché è possibile. Ogni tanto durante il percorso troverete questi segni di pericolo. La scogliera non si sta più alzando, anzi si sta degradando, quindi sta diventando molto pericoloso avvicinarsi ai bordi, soprattutto per fare selfie della vita. Ultimo selfie a Moher. E stavamo parlando proprio di questo. E la gente una volta faceva questo e una volta il percorso era questo qua.
Il percorso, a quanto pare, per proteggerci dai pericoli è stato leggermente modificato e protetto, però purtroppo se uno non ci sta, non ci sta. Infatti loro che sono stranieri e non riescono a capire quello che c'è scritto. E così se cadono io ho la ripresa e divento famoso. Non per fare la cronaca locale, ma ci hanno appena detto che settimana scorsa sono morti in 2. Ma questi 2 che abbiamo ripreso per ultimi non sono neanche così tanto in pericolo quanto le 2 ragazze dove io ho fatto la battutaccia, perché lì si scivola veramente e sono lì proprio che sono morti per i 2. Infatti. Pure con i bambini vanno. Vuoi che ti raccolgo un po' di fiori? No, non si possono, protetti. Ah, ok. Sono protetti. Scogliere sono la casa di 30.000 uccelli, soprattutto i piccoli puffin pulcinelle di mare, che però oggi non abbiamo visto. Se siete abbastanza fortunati, i piccoli puffin li potete vedere subito dopo il primo viewpoint, però attenzione all'orario. Sono attivi tra le 7 e 11 di mattina e tra le 6 e 10 di sera. Abbiamo provato a zoomare, guardare con il binocolo, ma niente da fare. Oggi di uccelli si vedono pochissimi. Questa scogliera non è soltanto la casa per modo di dire, qui proprio nidificano. Con la luce questo prato sulla scogliera diventa così verde che lo vedo pure io. Ma che vista spettacolare da qua! Certo che fare una gita con la barca ha i suoi vantaggi. Diciamo che in questa zona ci siamo allontanati già un bel po', ci sono molti più uccelli, si vedono anche i nidi. Ma si vedono anche loro che pian pianino stanno sostituendo le pecore. Ciao, buongiorno. Ho visto il padrone avvicinarsi ed è partita subito, anzi partito. Non sembra, ma abbiamo fatto diversi chilometri. Sì, ora cominciamo a tornare indietro. Eccolo lì, è il parcheggio. Ora si va a mangiare, poi torneremo qua quando questa scogliera sarà illuminata. Io letteralmente lo adoro. E poi c'è quella famosa poesia di Edgar Allan Poe, Il Corvo. Jednom jedne zimske noći dok razmišlja u samoći, e purtroppo non la conosco in italiano. Oh, abbiamo trovato nuovi amici! Guardalo che bello! Ah, ecco. E una delle più belle cose che abbiamo trovato qui a Cliffs of Moher sono i nostri nuovi amici di Liverpool con il loro van handmade. Che mezzo. 3 hours later. E siamo saliti ancora un po' più in alto, siamo quasi arrivati alle torri. Da qua la vista è veramente pazzesca. E noi stamattina abbiamo percorso tutta quella scogliera. Praticamente lì la strada è in cima e corre fino in fondo. E dopo ci siamo mangiati 2 piatti di pasta a testa. E la scogliera continua anche da questa parte. E questo è l'O'Brien Tower. E il conte l'ha costruito per attirare le signorine. E poi c'è anche una leggenda che dice che dovevano correre 2 giri attorno, insomma lui le inseguiva e si baciavano sotto l'arco perché portava fortuna. Portava fortuna a lui. E tutto questo accadeva più di 150 anni fa. Ma si vede che già alle signorine questo paesaggio piaceva. Ora vediamo se ci fanno salire su. Scogliere di Moher. Ah, la chiocciola. Ups. E vediamo cosa vedevano le signorine. Una bella vista.
è la cosa che si guarda di meno qua. È il mare. Ma lui non ha dovuto fare la scala a chiocciola. E con questa view bomba penso che lasceremo la scogliera. Corre. Si è messo a piovere e siamo rientrati di corsa nel camper, però è arrivata anche ora di caricare batterie di tutti i dispositivi. Se non ricordo male, vi aveva anche promesso farvi vedere come lo utilizziamo noi la Bluetti. E questa è la posizione serale della Bluetti. Ma ora l'alzerò sul sedile così si vede meglio. E di sera carico di solito anche il telefono insieme a tutti gli altri dispositivi. E qui abbiamo le batterie della GoPro e queste batterie della Sony, anche se di solito sono sempre una coppia. E visto che durante la serata lavoro anche con il computer, aggiungiamo pure quello. Qui lo attacchiamo al computer e qui lo attacchiamo alla presa di 100 watt. Ed ecco, si carica tutto, circa 70 watt. Approximately 10 hours later. Al mattino nuovo spostamento, nuovi paesini e strade mai noiose, a parte qualche decina di rotonde che spuntano da nulla. E appena pensi di essere sulla strada veloce, sei già ritornato in qualche paesino che ti costringe a fermarti. Qui in ogni posto si trova almeno un ponte in pietra e un po' di rovine. Ma questo castello, quello che è rimasto, è veramente incredibile. Ma che finestra! E benvenuti a Foyne Sport. Avete mai sentito parlare? Ci troviamo nella contea di Limerick e questo è il secondo porto più grande d'Irlanda. Ma quest'oggi non siamo venuti a vedere il porto. Durante la seconda guerra mondiale la neutralità dell'Irlanda l'ha resa sicura per i voli intercontinentali e così Foynes divenne la sede di un aeroporto intercontinentale. Ma c'è una particolarità: non aveva una pista d'atterraggio. Ma Foynes ha estuario del fiume Shannon che è riparato dalle intemperie. Devo dire la verità, non conoscevo la parola estuario e quindi diventa una pista perfetta per atterraggio degli idrovolanti. E la cosa bella è che non dobbiamo fare un racconto a vuoto con qualche sovraimmagine, perché abbiamo a disposizione un museo con un aereo dentro. And it was during the war. Abbiamo parlato con un signore che ci ha spiegato un po' di storia e una volta la vista da questo posto dove siamo noi qua era proprio così. E siamo sempre sulla Wide Atlantic Way. Oh, ma qua abbiamo un intero aereo? Sì, ma si può anche entrare dentro. Il palazzo dietro alle mie spalle a quell'epoca fungeva da terminal, ma forse i vostri genitori, i vostri nonni, se erano un po' più facoltosi o gli piaceva il gossip, hanno sentito parlare di questo posto. Andiamo a scoprire il perché. Ora andiamo nel museo, anche se in realtà qui ci sono 3 musei, uno dedicato all'aviazione, uno marittimo e uno dedicato all'attrice Maureen O'Hara, famosa attrice irlandese. Ma non è solo per questo, il suo marito guidava uno di questi aerei. Percorrendo questi passi torniamo indietro nel passato, negli anni 30 e 40, quando di qua sono passati John Fitzgerald Kennedy, Ernest Hemingway, Humphrey Bogart e anche lo zio di Re Carlo. A questo punto facciamo check-in e prendiamo l'aereo. Vai signora che parte! Ed eccolo qua il Boeing 314, conosciuto anche come Clipper, battezzato così dalla Pan Am. Era idrovolante per eccellenza. Quando la maggior parte delle persone evoca un'immagine di un classico idrovolante, immagina proprio il B314. Era uno dei principali aerei transatlantici che si fermava qui a Foynes. Andiamo che parte. Oh, ma che posti Vogliamo prendiamo? mangiare o accomodarci? Mi dicono che bisogna prima andare a prendere i posti. Hanno realizzato per intero la replica del Boeing 314 Clipper Flying Boat. C'erano pure le cuccette per dormire. Come potete immaginare, questi voli erano per la gente molto facoltosa, ma lì dietro abbiamo scoperto la prima classe. Qui champagne scorreva a fiumi. Penso che hanno dimenticato la valigia. Ma visto che l'abbiamo incominciato, finiamo tour di questo aereo. E qui presumo che c'era la coda dell'aereo e abbiamo una porta, ma non solo. C'è pure il bagno. Sembra di essere nel camper.
E dopo aver finito in bagno potevate anche lavarvi le mani e sistemarvi i capelli, che i miei sono sempre in disordine. E dalla restroom si può entrare direttamente in un altro bagnettino. Visto che la coda era rialzata, abbiamo tutta una serie di discese quando si va verso la cabina di pilotaggio. E qui c'è pure la cucina. E dall'altra parte della cucina c'è un altro bagno. E qui siamo arrivati proprio sul davanti, la punta dell'aereo. Insomma, fungeva da ripostiglio. Eh sì, perché la cabina è al primo piano. Beh, insomma, salendo qui c'era la parte operativa. Qui c'era sicuramente il radiotelegrafista. Dall'altra parte cartografo, che era importantissimo all'epoca. E qua davanti... Buongiorno! Buongiorno, si prepari che tra poco si parte. Guido io. Guida lei? Dove andiamo? Dove andiamo? Non lo so, là vai? Insomma, il tempo non è malvagio. Prima schiaccia il freno, perché poi piano, dai di frizione, rilascia il freno e parti. Beh, non ho capito niente, io ho visto in Europa Park che bisogna fare così. Scherzi a parte, questa era la cabina di un aereo transatlantico. E a questo punto abbiamo deciso, cambiamo mezzo definitivamente. Sì, prendiamo un aereo, io ho licenza del pilota, quindi... Questo è molto più divertente. Spegniamo tutto. Ci siamo divertiti veramente. Sì, perché hanno fatto una replica esatta, perfetta, non manca nulla, si poteva stare lì tutto il giorno a spingere i bottoni. C'è anche il simulatore di volo. Adesso sta scegliendo l'aereo con quale vuole volare. Eccoti, ci sei, stai volando. Dai, sto volando. Che bello. E siamo saliti fin qua su in cima per controllare Charlie e per vedere meglio quello che una volta era la pista di atterraggio. Ma questo aeroporto è famosissimo anche per un'altra cosa. Ma andiamo in ordine. Il tè per due. Thank you. Abbiamo ordinato il solito scone che probabilmente mangeremo dopo, ma adesso volevamo assaggiare questa torta al limone. Dentro ci sono tipo 10 litri di tè. Non so se si è capito che oggi non si beve il caffè. Sì, è panna, però non è molto dolce, anzi, abbondiamo. Questa storia la racconterò in un botto unico dopo aver provato. Buonissima. È fuori di testa. Una notte del 43, un volo diretto a New York fu costretto a tornare indietro per il maltempo. I passeggeri frastornati furono portati al ristorante della loro terminal e al chef viene chiesto di preparare qualcosa per calmare loro i nervi. Sì, e tirarle anche un po' su, quindi lui cosa fa? Mentre sta preparando il caffè, gli viene un lampo di genio, decide di aggiungere un po' di whisky. Non soddisfatto del risultato, trasferisce tutto in un bicchiere grande, aggiunge altro zucchero e altro caffè, dà una bella mescolata e come tocco di classe aggiunge sopra la panna. E così nasce Irish Coffee. Nonostante male lingue dicono che Irish Coffee non è una bevanda tradizionale irlandese, è stata inventata proprio qua, a Foynes. Ma in questo Irish Coffee Bar lo potete preparare pure da soli, quando è aperto ovviamente. A noi questa visita è piaciuta tantissimo. E adesso andiamo verso la penisola di Dingle. Con il Charlie ovviamente. Irish Coffee non abbiamo preso perché siamo quasi completamente astemi, a parte qualche birra leggera, ma anche perché dopo aver bevuto super alcolici non bisogna mettersi alla guida. Arrivati sulla spiaggia della isola di Dingle, qua potete parcheggiare tranquillamente quando non c'è alta marea. Abbiamo visto che c'era scritto che alta marea arriva alle 3:13, praticamente tra 10 minuti, però noi proviamo lo stesso, magari riguarda solo quelli lì più in basso. E cosa c'è di meglio che pranzare in una spiaggia, poi in una spiaggia così? Qui siamo all'inizio della penisola di Dingle e questa è la Inch Beach, che è lunga 5 km e qui sono stati girati diversi film. Da questa parte il paesaggio è leggermente diverso. Penisola di Dingle è conosciuta per i suoi trekking e chissà se riusciremo a farne uno entro la fine della giornata.
ma non potevamo perderci questa spiaggia. Il mare sta arrivando, ma finché non scappano gli altri non scappiamo nemmeno noi. Ragazzi inglesi che abbiamo conosciuto l'altro giorno ci hanno raccontato che sono rimasti insabbiati per 4 ore e avevano 2 piastre per la sabbia e hanno detto che se ne avevano 4 gli bastavano 2 ore. Quindi non bisogna scherzare con queste cose. E quelli due rimorchi lì sono la scuola del surf. Oh, ma diverse persone stanno andando via. Ho visto che diversi stanno andando via. Dai che mangiamo. E visto che l'acqua arriva sempre più velocemente e il dislivello è piccolissimo, Noi scappiamo. questa penisola è veramente uno spettacolo. Guardate che paesaggio. Davanti abbiamo una montagna verde che scende a picco sul mare, ma sono le montagne coperte d'erba e felci. E vediamo che è arrivato il sole sulla spiaggia dove siamo appena stati. Siamo spostato tutto qua. Vabbè, ho capito, è stretto. Se continuiamo a fermarci ogni 5 minuti mi sa che non faremo un trekking oggi. No. E siamo arrivati a Dingle, capoluogo della penisola di Dingle, ovviamente. Ed è pieno di case colorate. Diciamo che è il paese più colorato che abbiamo visitato fino ad ora. Una parte del turismo Dingle sicuramente la deve ringraziare al famosissimo delfino Fungi, che se prendete una barca e uscite un po' fuori potete vedere. Dicono che viene incontro e che saluta i turisti. Ma guardate com'è costruita questa casa, questo muro. Si vede che le case sono datate ma sono ben conservate e colorate. Ogni tanto il turismo fa bene. A proposito del delfino, le foglie olandesi preferite di Maya. Sì, sono quelle che sono. Sembra plastica, adesso non voglio staccarlo, povera pianta. Ma poi senti com'è ruvida. In questo viaggio non abbiamo fatto molte riprese nei posti dove abbiamo dormito, ma qui sulla penisola di Dingle abbiamo trovato un bel praticello davanti a un pub. Pub è questo, ma il cielo non promette niente di buono. Ma questo posto è veramente stupendo e dall'altra parte si trova Ring of Kerry, che andremo a fare domani. E intanto vediamoci questo spettacolo, finché il generatore ce lo permetterà. E per stanotte staremo in ottima compagnia.